Di questi tempi si parla molto di bolle speculative su Bitcoin, su Tesla, su altri titoli azionari sopravvalutati e destinati a sgonfiarsi come le gomme bucate della bicicletta. Ma vediamo da vicino come nasce, si espande ed infine esplode una bolla finanziaria. Vi vogliamo mostrare una storia davvero incredibile, talmente attuale che potrebbe svolgersi ai giorni nostri. Invece, gli avvenimenti risalgono a quasi 4 secoli fa, ma procediamo con ordine e iniziamo il nostro racconto. In ogni epoca, le classi altolocate amano esibire i propri status symbol. Oggi sono auto di lusso, barche o jet privati. In passato erano palazzi e castelli, collezioni d'arte e giardini. Nell'Olanda del XVII secolo, i ricchi mercanti e gli aristocratici sono affascinati in particolare dai fiori esotici. I tulipani arrivano in Europa dalla Turchia, vengono introdotti nei Paesi Bassi nella seconda metà del Cinquecento e diventano una delle coltivazioni floreali più diffuse e richieste. Vengono create un centinaio di nuove varietà, ma nessuna è rara e preziosa come la specie chiamata Semper Augustus. Di colore rosso intenso, con striature bianche e profilo elegante, accende l'entusiasmo collettivo. Ben presto i bulbi più pregiati, prima ancora dei fiori stessi, stimolano una domanda esorbitante e fanno lievitare i prezzi. Gli scambi sono regolati da contratti che somigliano tanto agli odierni futures, tramite i quali l'acquisto dei bulbi viene differito ad un determinato importo stabilito tra le parti. La crescita di un tulipano è lenta, occorrono anni per vedere spuntare i primi germogli. Si tratta infatti di un investimento a lungo termine, ma non c'è tempo da perdere. Ormai i fiori non sono più ricercati per esporli in giardino. Si comprano i diritti per la consegna dei bulbi, negoziati con tale frenesia che nessuno riceve più l'oggetto dei desideri, ma solo pezzi di carta virtuali per i quali molti sono pronti ad ogni genere di follia. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Nel 1623 un bulbo costa 1000 fiorini, nel 1625 tocca i 2500, a gennaio del 1637, alla vigilia del crollo, raggiunge l'astronomico ammontare di 6000 fiorini. Mica poco, se consideriamo che quella somma corrisponde all'incirca a 300.000 euro di oggi. Un monolocale in centro o una bella villa di campagna in cambio di un pugno di semi di tulipano. Proprio così. Nell'inverno del 1637 l'euforia è al culmine e la situazione è in procinto di andare fuori controllo. Scrive 2 secoli dopo il giornalista Charles Mackay a proposito dell'irrazionalità del fenomeno. Molti divennero improvvisamente ricchi. Ciascuno era convinto che la passione per i tulipani sarebbe durata per sempre e che le persone facoltose avrebbero pagato qualsiasi prezzo fosse stato loro richiesto. Ci vogliono 6 anni per alimentare la speculazione, sostenuta da aspettative irragionevoli, ma la bolla scoppia in poche settimane, quando si scopre che le quotazioni sono pompate in maniera esagerata. L'ossessione per i tulipani, come una febbre, travolge nobili, commercianti, persino semplici artigiani, disposti ad indebitarsi fino al collo pur di aggiudicarsi l'ambito trofeo. A febbraio del 1637 si scatena il panico. Gli affaristi più accorti accumulano fortune impensabili. Agli ultimi arrivati, accecati dall'avidità, rimangono con una manciata di bulbi in mano che nessuno vuole e finiscono in rovina. Torniamo al 2021. Perché ci interessa così tanto questa vicenda? E cosa può insegnarci? Anzitutto è la prima grande crisi finanziaria nella storia del capitalismo di cui ci resta ampia documentazione, innescata dall'impiego improprio e massivo
di contratti derivati ad altissimo rischio. In secondo luogo, ci porta a distinguere tra investimento, che è un atto ponderato legato alla pianificazione, e speculazione, che punta al rapido arricchimento e infrange ogni norma di buon senso. Questo elemento ricorre in modo sistematico in tutte le bolle che si sono fin qui susseguite. La possibilità di scottarsi è elevata, ma questa volta è diverso. Come direbbe Sir John Templeton, sono le 4 parole più costose nel mondo degli investimenti. Quindi, occhi ben aperti. Non si sa mai.